Ciao Vogue, sono Vittoria Ceretti e questo è In The Bag. È una cosa, forse la più divertente nella mia borsa, che credo di non aver lasciato a casa mia l'ultimo anno neanche una volta senza averla avuta con me. Le caramelle Frizzi. Jet lag, sono stanca, al pomeriggio sto lavorando, è il 15° cambio, è la 15ª volta che mi tolgono e rimettono il trucco. Sono la mia salvezza, mi rimettono in vita. Credo che sia tutto lo zucchero che c'è, ma comunque sono ancora una bambinone, quindi per me sono indispensabili. Col cavolo che ve ne do una, non guardatemi così, semmai. Che tengo sempre nella tasca della mia borsa è questo portafortuna giapponese che mi ha regalato una delle mie migliori amiche, credo 5-6 anni fa, che porto sempre con me. E devo dire che fino ad oggi mi ha portato abbastanza fortuna. Vi direi che cosa simboleggia esattamente, ma dovrei chiederlo a lei, quindi... Dov'è il mio telefono? Amore, ma ti ricordi il portafortuna che mi hai portato dal Giappone 5-6 anni fa? Cos'è che simboleggia esattamente? Siamo sicuri che sia un portafortuna? Vi farò sapere, speriamo. Ovviamente non andrei da nessuna parte senza il mio portafogli, che oltre a tenere tutte le mie carte tiene una cosa che mi sta molto a cuore, ed è la foto di me e Matteo al nostro matrimonio. Sempre con me, anche questo. Io e Matte ci siamo sposati l'1 giugno 2020 a Ibiza ed è stato un matrimonio super privato, super intimo, era subito post lockdown e di conseguenza non potevano viaggiare i nostri familiari, i nostri amici, che da un lato è stato ovviamente un peccato, ma dall'altro è stato molto intimo e per noi, e ce la siamo goduta veramente tanto. È stato molto romantico. Sei dadi. Sei dadi è un gioco che si chiama 10.000, che mi ha insegnato una mia collega argentina, e da quando me l'ha insegnato me li porto sempre con me, perché è un gioco talmente facile, puoi giocarci con chiunque, può essere da 2 a 10 persone e ti servono solo 6 dadi, carta e penna ed è fatta. Allora, vi faccio vedere una cosa, non è un oggetto in sé strano, ma è strano il modo in cui... Ve lo faccio vedere, più facile. Allora, un paio di cuffie, 2 e per finire, sempre ovviamente ingrovigliata in se stessa, 3, perché ovviamente ogni cuffia ha una diversa occasione. Lei è per le telefonate. Questa è se voglio voglio addormentarmi ascoltando della musica piuttosto che guardando un film e non voglio rischiare di perderla. E il mio ultimo acquisto di una settimana fa, non potrei più starci senza, se voglio completamente scollegarmi dal mondo. Perfette. Ecco, adesso è come se fossi da sola in questa stanza, non c'è nessuno, non sento niente. Allora, una cosa che porto sempre con me è il mio passaporto. Non si sa mai che con il nostro lavoro dobbiamo partire all'ultimo minuto. Come potete vedere è stato decisamente molto utilizzato, ci sono un sacco di timbri, un sacco di vecchi visti. L'ultimo viaggio che ho fatto è stato ieri, sono rientrata dal Brasile e dopodomani riparto per New York, quindi rimarrà nella bag. Come prossimo item nella bag, sempre fondamentale per i miei viaggi, è l'iPad, che credo contenga solo ed unicamente film e TV show scaricati, pronti per il prossimo viaggio. Ora come ora, io sono un amante dei TV show, preferisco molto di più rispetto ai film, ma in questo preciso istante non ne ho uno che sto guardando, quindi se avete consigli sono sempre molto apprezzati. Allora, poi con me c'è sempre un libro, adesso sto leggendo questo. Cerco sempre di leggere quando sono in volo, sempre prima di andare a dormire, invece che passare, ecco, figuratevi se non c'è un biglietto di qualche aereo in questo, anzi 2, questo appiccicato addirittura, ma
Ho un problema io con i libri, amo leggere, cerco sempre di leggere, ma non mi ricordo mai il titolo del libro che sto leggendo. Quindi quando qualcuno mi chiede cosa sto leggendo, vado nel panico. Non so perché. Questo libro è veramente bello, ve lo consiglio. The Unthreatened Soul. Bello, bello. Sottolineo tutto, scrivo al lato a volte. Non potrei leggere senza una penna, secondo me è la parte migliore di leggere il libro. Magari scrivo delle poesie mie sul libro che mi ricordano la poesia che ho appena letto, quindi a volte torno a rileggermele. Allora. Ah, eccola. Lei. La mia piccola macchina. La uso con i miei amici quando sono a lavoro, backstage, mi diverto a scattare fotografie un po' più intime. È una io credo che questa macchina fotografica ce l'aveva mia madre quando avevo 12 anni. Quindi fa queste foto un po' fatte male apposta, che a me piace molto. E amo fare foto con i miei amici, dei miei amici. Odio quando i miei amici cercano di farmi delle foto con queste e io sono da sola. Piuttosto foto in gruppo, ma da sola no, quello è lavoro. Carina, niente di che. Non si sa mai che tu stia andando in un posto al caldo, che tu stia andando in montagna, ma loro sono sempre necessari. Credo che in tutte le borse che ho nella mia cabina armadio ci siano un paio di occhiali diversi in ogni borsa. Cambio di giorno in giorno. Di base sempre neri, montatura nera, lente nera, molto molto dark. Grazie Vogue, sono Vittoria Ceretti, se volete guardare altri video cliccate qui.